Caspar David Friedrich dipinse, nel 1818, il famoso viandante sul mare di nebbia, un dipinto a olio su tela di 98 x 74 cm, oggi conservato all'Hamburger Kunsthalle nella città di Amburgo. In quest'opera straordinaria, i fondamenti dell'estetica romantica del paesaggio prendono corpo come in uno specchio concavo. In primo piano si staglia l'oscuro profilo di uno spuntone di roccia, dal quale un viaggiatore, ritratto di spalle, scruta le cime e le catene montuose in lontananza, al di sopra della coltre di nebbia che si innalza dalla valle, costellata da brulli isolati picchi di pietra. La misteriosa figura è avvolta in un soprabito verde scuro e nella mano destra, appoggiata al fianco, stringe un bastone da passeggio. Un forte vento scompiglia i capelli del solitario esploratore e spazza la foschia che all'orizzonte arriva a mescolarsi con il cielo nuvoloso. Il suggestivo panorama assomiglia quasi a un mare increspato dal vento, da cui sembrano emergere solitarie isole ricoperte di alberi e vegetazione, sensazione che dà il titolo all'opera. Lo scorcio comunica un'impressione di sconfinata vastità, portando l'osservatore a chiedersi cosa ci sia al di là dello spazio che riesce ad abbracciare lo sguardo. L'opera prende ispirazione da un massiccio montuoso, al confine tra la Germania e la Repubblica Ceca, sulle rive del fiume Elba. Sullo sfondo, a destra, è presente lo Zirkelstein, una caratteristica collina della Svizzera sassone, mentre a sinistra è rappresentato il Rosenberg o il Kantenberg. Le rocce sulle quali si staglia il viaggiatore fanno parte di un gruppo collinare della Sassonia, noto come Kaiserkrone. Questo lo sappiamo perché l'artista, durante uno dei suoi viaggi, disegnò sul suo libretto di schizzi il profilo inconfondibile di questo massiccio collinare, in cima al quale si gode di una bellissima vista. Infatti, il processo artistico di Friedrich si sviluppò ancora nello studio, rielaborando frammenti di immagini varie catturate nei viaggi e non all'aria aperta come invece sarà per gli impressionisti. Tante sono le ipotesi e le interpretazioni date al dipinto. Da una parte, Friedrich raffigura il sublime, condensandolo in una personale esperienza dell'alta montagna, ma, in ultima analisi, sembra ambire al superamento di questa spiegazione riduttiva. La figura vista di spalle potrebbe allora essere una sorta di monumento commemorativo, in onore di un uomo caduto durante le guerre antinapoleoniche. La nebbia simboleggia forse il ciclo naturale, un fenomeno atmosferico divenuto sinonimo di contemplazione metafisica. Altri ritengono che il viaggiatore sia una metafora del futuro sconosciuto, o ancora che la sua posizione sul precipizio trasmetta un significato ambiguo tra dominio dell'uomo sul paesaggio e la sua totale impotenza all'interno di esso. Come spesso succede, vi consiglio di andare oltre a tutte le ipotesi della critica, soffermandovi con attenzione a osservare il dipinto. Vi sentirete anche voi dentro al quadro, coinvolti, e forse vi identificherete con quel solitario viandante